Toscani sempre in giro per il mondo, un po' a fare fotografie, oggi fotografa in casa, che sensazioni ha di lavorare? È chiaro che è diverso di come normalmente è, bisogna dare questo spirito di alternativo. No, trovo divertente fare in casa, avere confidenza che solamente fra di noi riusciamo a fare un prodotto che invece gli altri per farlo hanno bisogno di tutta la partecipazione di tutti i modelli, top model, tutte queste persone, tutti questi mercenari. E fa comunicazione interna nello stesso tempo, eh? E fa comunicazione interna, la gente forse si conosce meglio e devo dire che così aiuta a smollarsi un po', a fare così, a vedersi in un altro modo di come normalmente si è visti all'interno dell'azienda, quindi questo è molto utile, trovo. Nelle sue campagne lei usa spesso la realtà, ma anche cioè è una realtà che viene decontestualizzata, nel senso che viene usata come un supporto inusuale. La cosa crea nel senso che nel pubblico che la recepisce crea dei scompensi, è giusto usare la realtà in un supporto che non è il suo normalmente. Ma io non so cosa non sia realtà, io credo che non si possa filmare o fotografare qualcosa che non esiste nella realtà, quindi alla fine è proprio l'immagine a diventare la realtà, anzi sempre di più è l'immagine a essere realtà. Non è più vero ciò che è vero, ma è vero ciò che è documentato da una macchina televisiva, o una macchina fotografica, una macchina da cinema. Ormai al giorno d'oggi questa è la realtà. Si sta entrando in un mondo fatto di immagini, dove il linguaggio è quello delle immagini. Il linguaggio fatto parole ormai non è più sufficiente per spiegare il mondo in cui viviamo. Quindi qualsiasi mezzo di comunicazione fatta per immagini appartiene alla realtà moderna. Non faccio nessuna differenza il supporto dove queste immagini vengono usate, anzi il fatto che vengano usati da un supporto che è stato sempre usato in modo abbastanza imbecille come quello della pubblicità, usato in un modo nuovo penso sia interessante, soprattutto perché il supporto dei media pubblicitari è molto ricco e molto potente, forse è il più ricco e il più potente. Sembra che però questa realtà dia fastidio, più che quella, non so, letta nel telegiornale, letta nei giornali o ascoltata dal telegiornale, la realtà che si vede su un post dà più fastidio alla gente. Perché ci hanno abituato a vedere solamente la parte positiva dei segni. E nella pubblicità tutti siamo immortali, tutti siamo belli, tutto è possibile, basta consumare. Nella pubblicità l'essere umano non è un essere umano ma è un consumatore, viene considerato principalmente come consumatore. E io non credo che sia così, credo che prima di tutto bisogna considerare le problematiche più o meno divertenti che ci stanno affliggendo. Perché forse queste problematiche vengono anche proprio prodotte dalla produzione industriale. Io penso che le grandi industrie abbiano delle grandi responsabilità sociali. Sopravviveranno forse quelle aziende che avranno capito questo. Il produrre e consumare sono attività importanti, sono attività attraverso le quali l'uomo si esprime costantemente. Io non sono né contrario a produrre né contrario a consumare, penso che sia normale che si produca e si consuma. Sono però per un miglioramento qualitativo sia della produzione che del consumo, che non vuol dire di più, forse vuol dire di meno. Da 12 anni lei lavora con la Benetton e ogni sua campagna è una sorpresa per la stampa spesso. Diventa sempre più difficile trovare qualcosa di nuovo, visto che la stampa è pronta a ricevere qualcosa di nuovo, è difficile stupire, insomma. No, io non penso che sia difficile stupire, cioè non lo si fa per stupire. Tutti si conformano a fare quello che si dice che bisognerebbe fare e tutti
tutte le altre compagnie spendono miliardi per concorrersi, per farsi concorrenza e cercare di essere il numero uno. Di numero uno ce n'è uno solo, tutti gli altri in fondo spendono dei soldi per essere dei numeri due e più. Trovo che sia inutile. Se il problema è essere unici. Quando si è unici, soprattutto in questo mondo dove tutto è conformato, tutto è uguale, tutti vogliono sembrare uguali, quando invece si tende a essere unici si è molto più interessante. Cioè se tutti camminano e vanno verso destra, magari anche velocemente, sono molto meno interessanti di quello tutto solo che va adagio andando a sinistra, è anche molto più visibile. Quindi questo conformismo è la rovina. Devo dire che le nuove tecnologie, soprattutto la televisione, non ci aiuta. In televisione ormai tutto è uguale, è una grande salsa fatta di stereotipi che sono... e anche di valori, cioè il gusto, la cultura, il senso critico, la morale, è ormai condizionata dalla televisione soprattutto. Veramente è rimasto nel tamponamento. Tremendo. Quelli di 200 macchine erano. Una botta. No, io non mi sono fatto niente. Devo fare una foto? Ho fatto un rullo. È vero? Ok, qui stiamo girando. È una tragedia greca. È come una tragedia greca in costumi moderni. Uguale. La gente che urla, sangue, roba, zombie che se ne vanno, non si sa bene dove, ambulanze che non arrivano, odor di benzina, clacson che vanno, sai questi allarmi che si mettono in moto, come se gli rubassero la macchina. No, è fantastico. Vedere quanto la gracilità di tutto. Poi vai a vedere le pubblicità, quelle che invece sono accettate, quelle normali, che ti dicono sicurezza totale, ti dicono, ti fa vedere queste pubblicità con queste fighe, con le gambe, con i dalmati, con le robe. Eh sì, in questi paesaggi senza traffico, E poi tutte luci, poi le vedi lì, queste macchine che hai visto in questi spot pubblicitari che vincono i premi a Cannes, fatti da questi cretini di pubblicitari normali delle varie agenzie completamente, no, direi assassine. Ci sarà il processo di Norimberga un giorno sulla pubblicità, proprio per queste robe. Mi sono ritrovato dentro e ti rendi conto che gli airbag non funzionano e ti dicono che funzionano tutti, ce n'è uno su 10 che funziona, che le macchine sono di cartapesta, soprattutto quelle latine, è drammatico. per parlare appunto di pubblicità diceva c'è chi può andare da solo ed è lì che forse fa comunicazione, quindi Oliviero Toscani è un po' solo nel campo della pubblicità, si sente un po' uno dei pochi creativi. Non so se sono uno dei pochi creativi, indubbiamente il mio lavoro si basa sulla creatività e la creatività non si può basare sulla sicurezza, tutti gli altri fanno ciò che è sicuro, quindi non possono fare niente di nuovo. Quando si è insicuri vuol dire che si è creativi. L'insicurezza è la base della creatività, quindi è molto difficile da gestire perché bisogna continuare a lavorare, nello stesso tempo non si sa bene se il risultato finale sarà interessante, se il risultato finale avrà del valore. Quindi si viaggia nell'insicurezza, proprio si viaggia nella nebbia. Perché se si fa qualcosa di cui si è sicuri vuol dire che è già stata fatta. È molto semplice, è una regola. È chiaro che lavorando, è lì dove mi interessa lavorare, fra produzione e consumo, dove devono essere fatte certe produzioni e certi profitti, intervenire all'interno di questo sistema che usa le immagini per arrivare a far consumare delle queste quantità. Si è in una situazione molto particolare. Io la paragono a quella dei pittori del Rinascimento che dovevano dipingere per i papi e le chiese.
non credevano in Dio, ma dipingevano, facevano questi affreschi nelle chiese perché lì guadagnavano i soldi e potevano esprimersi. Però li si obbligava a dipingere le Vergini Maria mentre magari loro bestemmiavano e magari loro non ci credevano assolutamente né alla verginità di Maria, né a Gesù Cristo, né a Dio, né a nessuno. Però io penso che l'arte possa trascendere i credi e anche le religioni. In fondo non ha importanza il tema, anzi il tema forse era molto importante, era molto importante proprio perché per loro era assurdo. E quindi tante volte ci si rende conto dell'assurdità del sistema della produzione e del consumo, lavorando a metà facendo le immagini. Forse è proprio la produzione che crea l'agonia mondiale, sono le grandi aziende che creano le guerre, è la finanza che è illegale. Cioè io penso che i sistemi usati nella finanza moderna siano eticamente illegali. E lei quindi si trova in mezzo? Mi trovo a documentare in realtà questo come un reporter di guerra. E lo documenta anche dal dietro. Esatto. È un po' come andare, nel campo della pubblicità si usano molti vocaboli che vengono dalla guerra, la campagna, non so, magari. Strategia. No, ma sono gli stessi vocaboli che si usano in politica. Strategia. Se ci bombardano. Bombardamento pubblicitario. È vero, c'è tutta una serie di vocaboli, che sono quelli della guerra in pubblicità, come in politica del resto. Perché è un po' la stessa, è come andare in guerra? Ma secondo me no, ma è andare a conquistare dei territori, delle fette di mercato, e andare a mettere in crisi la concorrenza. Questo insicuro Toscani, tra virgolette, quanto il sicuro Benetton in qualche modo, perché Benetton rappresenta un po' forse il Papa come nel senso finanziario, chi ha convinto l'uno o l'altro, quanto l'insicurezza dell'uno. Ma io devo dire che io faccio quello che sono capace di fare, Luciano Benetton alla fine che rischia molto di più. È chiaro, lui rischia perché ha utilizzato un linguaggio che normalmente non viene usato per fare quello che facciamo. Però questo è stato l'accordo dall'inizio, quando lui mi ha chiesto di lavorare per la Benetton, gli ho detto: sei d'accordo di fare una cosa speciale, noi non vengo qui a farti da agenzia pubblicitaria, perché non sono un'agenzia pubblicitaria, anzi non la voglio neanche vedere. Proviamo a fare la campagna più interessante del mondo, forse la campagna più interessante che sia mai stata fatta, è possibile farla, è sempre possibile farla, anche adesso, è tutto possibile, si può sempre fare la cosa più bella mai fatta, in qualsiasi cosa. C'è una cultura pubblicitaria che si sta sviluppando, penso soprattutto in Francia, dei creativi, in Italia invece no. A cosa è dovuto questo fatto che non esiste una cultura di pubblicità ancora, eppure la pubblicità non esiste la televisione, non esistono i giornali, insomma. Ma la cultura creativa pubblicitaria francese è una cultura fatta di ruberie, di riferimenti costanti al cinema, al teatro, alla moda o alla musica o ai videoclip di MTV. Io non credo che ci sia questa grande creatività, siamo ancora però, forse c'è una creatività estetica, ma siamo ancora nel vecchio linguaggio, con i vecchi valori. La seduzione, soprattutto quella
sessuale, fisica è sempre alla base di ogni espressione. Le donne devono essere sempre professione figa e gli uomini devono essere sempre queste persone che devono conquistare. Trovo che è abbastanza imbecille. L'immagine può avere dei valori, allora quali sono i valori che cerca nell'immagine Oliviero Toscani? Ma io penso che bisogna appartenere al proprio tempo, prima di tutto. Quando verranno i marziani sulla Terra e cominceranno a scavare e tireranno fuori un giornale, in copertina ci sarà un giornale, il Times, Newsweek, una rivista, in copertina ci sarà il problema dell'ex guerra della Jugoslavia, per esempio, poi giri la pagina, ci sarà la pubblicità di Chanel e ci domanderanno cosa la storia, poi c'è il problema, c'è un articolo sulla droga, i bambini sudamericani che vengono violentati, e poi c'è magari un articolo sull'AIDS. Nel frattempo ci sono le pubblicità della Chivas Regal, dello whisky invecchiato 24, mentre c'è la storia del Madre Teresa dall'altra parte come redazionale, e si domanderanno ma cosa stava succedendo. Poi gireranno la pagina, ci sarà la mia foto dei vestiti del soldato bosniaco con un marchio e diranno questa è l'unica azienda che andava ai suoi tempi. Noi sappiamo che... Io so cosa succede mentre si consuma. Con internet, con la digitalizzazione, il corpo perde più importanza. Avete studiato qualche cosa cioè nel senso di riportare qualche cosa all'uomo, per quello che c'è questa differenziazione, l'immagine fotografica e internet, o Oliviero Toscani e internet, che rapporto avete? Ma devo dire che abbiamo un rapporto così come ce l'ho con le pagine gialle, così come ce l'ho col telefono, così come ce l'ho con il fax. Io non penso che internet mi porterà a qualcosa a livello creativo. È solamente un modo più veloce di avere delle informazioni, ma io non penso che sia la velocità a creare creatività. No. La velocità è fatta da strumenti che in realtà sono imbecilli di base, sono degli imbecilli veloci. Il grande problema è che si pensa che tutta questa tecnologia serva a essere più creativi, in realtà non è assolutamente vero. Anche tutti questi effetti speciali cinematografici sono roba da teenagers. A me personalmente non mi commuovono più di tanto, anzi così poco mi commuovono che ho smesso di andare al cinema. Perché mi disturbano, fra l'altro, perché mi disturba questi gag, questi giochi in realtà molto facili, in realtà, che non apportano niente a livello dell'emozione. Anzi, credo che in futuro ci sarà molta mancanza di creatività proprio per questa marea e questa grande quantità di tecnologie che pensiamo siano utili. Tutta la grafica che viene fatta al giorno d'oggi è una montagna di spazzatura, ma se ci sono montagne di spazzatura non per questa ragione dobbiamo farci un monumento. Però forse internet è forse il primo media che dà la possibilità anche alle fotografie che sono state censurate della Benetton in diversi paesi a essere visti. Sì, ma la gente le ha viste comunque. Cioè la censura è una cosa così antiquata, così assurda, così non descrivibile, direi veramente bestiale. Come fa una persona a decidere che quello che lui ha visto gli altri non sono all'altezza di vedere o non hanno diritto di vedere? Ma che è inconcepibile per me. Solamente pensare una cosa simile. Infatti la censura si è sempre dimostrata sbagliata col tempo.
su una parte La creatività viene proprio portata dall'opposto di tutto questo, da essere liberi proprio da tutte queste tecnologie. Non bisogna, le macchine bisogna mettere dietro la testa, non davanti. Invece adesso sono tutti con questa macchina davanti, sono tutti abbagliati da questo schermo. Se si spegne lo schermo si spengono anche loro. Hanno a disposizione solamente gli elementi che sono stati programmati in questo computer. Questa è la cosa drammatica. Non si può fare di più. In realtà una matita è molto più, è un foglio di carta, ma neanche il foglio di carta. Una matita e quel muro possono essere molto più interessanti di tutti i Macintosh e tutte le cagate che ci dicono che ci devono essere per poter essere creativi. Al manicomio di Volterra dovreste andare a fare un servizio. C'era un manicomio a Volterra, si chiamava il Ferro, manicomio psichiatrico, no, prigione psichiatrica, si chiamava il Ferri. C'era una persona che per 26 anni, tutti i giorni, all'ora di uscita, all'ora di libertà, camminava in questo giardino. Questo giardino aveva dei muri e quell'ora di uscita gli toglievano la cintura con la quale tengono la camicia di forza. Questa cintura aveva una cintura, in fondo alla cintura c'era una fibbiettina di ferro. Lui tutti i giorni faceva un quadratino nel muro del manicomio e raccontava la sua giornata con un disegnino, con un segno, con l'immagine che lui quel giorno aveva. Io non credo che ci sia nessun programma di computer con una programmazione così complessa come il lavoro fatto da quel matto per 25 anni, 365 volte ogni anno. Andate a vederlo. Perché fa il fotografo Rivero Toscani? Ma io non faccio il fotografo, io faccio delle immagini. Cosa vuol dire fare il fotografo? Faccio delle immagini perché mi interessano le immagini. Come ho detto, le immagini sono la realtà moderna. Non è più vero ciò che è vero, ma è vero ciò che è per immagini. Mio nonno ha 80 anni tutta la vita, perché ho una foto di lui che quando aveva 80 anni. Non penso neanche che abbia avuto 25 anni. Se non c'è la macchina fotografica non c'è stata la verità. Ma non è un po' essere distaccati dalla realtà così? Ma siamo tutti distaccati dalla realtà. È un aiuto? Ma siamo completamente distaccati dalla realtà. Neanche più il cielo è il cielo, un grande meteorite con disegnato le stelle e la luna, che ci sta venendo addosso a una tale velocità con le vostre tecnologie che è disastro. Siamo veramente dei postumani, la natura, ma guardate questo prato, questa è la natura, non è mica la natura questa. E tutto sotto ci saranno i tubi del riscaldamento, delle robe che vanno da qua a là per riscaldare la casa e far passare l'acqua e l'elettricità, e poi hanno messo l'erba, quindi l'erba è ancora più falsa del cemento. La natura non esiste, forse non esiste, non credo esista più. Quelli che vogliono salvare la natura, ma cosa salva cosa? In Svizzera è come uno zoo, è un parco nazionale umano che dovrebbe essere preservato, fra l'altro. Ma è pessimista comunque su... No, io non sono assolutamente pessimista. No, perché non so cosa succederà, quindi non sono pessimista. Non so assolutamente cosa succederà, quindi di fronte al non sapere cosa succederà continuo a vivere. Ma è inutile farsi delle idee che quello che vediamo è quello che vediamo. Quello che vediamo non è più quello che pensiamo sia. Non lo è più. Non lo è più. No, la vostra generazione poi sicuramente la mia forse, perché ma c'era meno comunicazione quando ero bambino. Però il cinema americano mi ha insegnato com'era l'America,
E attraverso il cinema, che attraverso? Andavo al cinema e sapevo com'era l'America. E infatti quando sono andato in America era come il cinema. E poi ho visto le cartoline, erano esattamente come le cartoline. La Gioconda, anzi, era molto meglio in cartolina che in realtà. In realtà è un po' verde, in cartolina forse l'hanno corretto e ne avevano fatto diventare meglio. Non si sa più se le cose che abbiamo visto le abbiamo viste veramente o in cartolina. Tutti conosciamo Clinton, nessuno l'ha incontrato di noi, tutti sappiamo com'è e dove l'abbiamo visto. Anzi, abbiamo anche dei pareri, dei giudizi su di lui. Chi ce l'ha fatti? Qualcuno ci ha raccontato che lui è così e noi ci crediamo. O accettiamo solamente le parti che ci va bene accettare, editate, accelerate, rallentate da qualcun altro. Quindi tutti vediamo da soli, isolati nella nostra camera, quello che il nostro vicino vede, anche lui, uguale. E io non credo si possa imparare niente senza l'esperienza diretta del fare le cose. È una critica alla società dell'apparenza, questa. Ma le mie non sono critiche, io dico queste robe. Tra l'altro non vorrei il mondo perfetto come qualcuno lo vorrebbe, no, perché mi annoierei anche. La mia teoria è proprio che bisogna fare confusione quando non c'è, perché produrre confusione è molto utile per rimettere le cose a posto poi. Bisogna fare confusione proprio nelle cose dove si pensa tutto sia a posto, perché non c'è niente di a posto. Però dobbiamo stare attenti di credere che quelle cose siano la verità, perché non esiste assolutamente. L'immagine è diventata la verità. L'unica cosa che non si trasforma in fondo. È quella. Quindi quante ce ne sono di verità? Quante fotografie della Torre di Pisa sono state fatte? Non ce ne sono due uguali.